Sono Les Paul? Sì. Sono economiche? Pure. Se non le vuoi sei un pazzo. Ciao chitarristi e bentornati ancora una volta in Shape Your Tone. Sono Ale e nel video di oggi torna il dominio Les Paul. Finalmente dopo Stratocaster, Telecaster e svariate altre chitarre si torna a parlare di una vera chitarra, ovvero la Les Paul. Anche perché un video come questo l'ho fatto un bel po' di tempo fa parlando di Stratocaster e non mi sembra per niente giusto che le Les Paul non abbiano un episodio dedicato a loro. Vi ricordate le Strato economiche che suonano da paura? Oggi siamo qui con le Les Paul economiche che suonano da paura. Ovviamente il danno l'ultima volta l'hanno fatto i ragazzi di Musical Store 2005 e quindi è stata tutta responsabilità loro recuperare il casino che hanno fatto. Quindi, solo perché loro hanno voluto mettere le cose come devono stare, cioè per ogni Stratocaster sul canale devono esserci almeno 65 Les Paul, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video, solo per i ragazzi di Musical Store. E già che ci sei, lascia un bel commento e rispondi a questa domanda super importante. Ma i pelati la testa fino a dove se la lavano? La testa poi. La faccia! Secondo me, fino a qui. Comunque, come per le Stratocaster siamo rimasti sulla stessa fascia di prezzo e per restare coerenti con il video che ho fatto un po' di mesi fa ho voluto mantenere anche le stesse marche di chitarra. Qui dentro infatti abbiamo una Eco e una Soundsation. Ora, come l'altra volta, una alla volta le analizziamo, le sentiamo e ve le racconto, quindi non perdetevi neanche un secondo di questo video perché scopriremo cose di queste chitarre che neanche loro vogliono farci sapere. Non ce lo dicono. Partiamo dalla Eco. Questa nello specifico è un modello VL480 con finitura Honey Burst. Esteticamente è stupenda, ma nasconde dei segreti. La forma e lo stile di questa chitarra richiamano palesemente lo stile Les Paul e devo dire anche che è particolarmente riuscita come cosa, perché è veramente ma veramente bella. Ma sotto la vernice troviamo le differenze principali tra questa e altre chitarre che imitano la Les Paul. I legni di questa chitarra infatti sono catalpa per il legno del body. Catalpa per il legno del body, abbiamo il manico in acero e la tastiera in palissandro. Direi che in generale comunque sono legni abbastanza diversi da quelli classici Les Paul, ma che in questo caso hanno tutto il senso di essere su questa chitarra. Il top con questa finitura Honey Burst, essendo anche fiammato, è uno spettacolo. E ovviamente la configurazione che ci troviamo sopra sono i classici 4 potenziometri in stile Gibson, 2 pickup humbucker, il ponte e il sempreverde Tune-O-Matic e poi abbiamo il famosissimo selettore a 3 posizioni per scegliere il pickup. Facciamo un giro di suoni e vediamo come rispondono questi pick-up, sia su suoni puliti che su super distorti e anche quelli belli metallari. Allora, la prima demo è la classica clean fatta con simulazione di ampli Fender pulita ma non troppo. Classico suono break-up che a me personalmente fa impazzire. Comunque a tutti questi suoni, specialmente a quello fatto con la GCM 800, se aggiungiamo un bel ambiente e un bel delay otteniamo un lead che è una cosa super.
La cosa importante sulle chitarre, soprattutto di questa fascia di prezzo, è la suonabilità. Questa chitarra si fa suonare esattamente come si farebbe suonare una Les Paul, con tutti i pro e tutti i contro del caso, ovviamente. I tasti che abbiamo sulla tastiera sono posati veramente bene e tutto questo agevola il nostro modo di suonare. Quando è arrivata non era settata super perfetta, ma ci sta, anche perché il setup su una chitarra è una cosa super personale e quindi dopo una rapida regolazione dell'action è migliorata tantissimo. Ah, comunque, una cosa che non è assolutamente scontata sulle chitarre economiche è il manico, che tante volte è avvitato, mentre in questo caso è stato incollato qui dietro, non davanti, qui dietro. E questa è una caratteristica super importante per mantenere il sound della Les Paul il più possibile fedele all'originale. E qui ce l'abbiamo, quindi tanta roba. Alla fine, a livello di caratteristiche tecniche, a parte queste cose non c'è troppo da dire. Immaginatevi semplicemente una Les Paul, ma che costa 250 euro. Anzi, forse anche un po' meno perché dipende sempre dal periodo. Infatti ricordatevi sempre di controllare i link qui sotto in descrizione perché spesso queste chitarre finiscono a prezzi anche leggermente più bassi. Quindi dargli sempre un occhio è una cosa molto. Ora però passiamo all'altra e cerchiamo anche di fare un bel confronto con la Eco che abbiamo appena provato. Allora, questo è un gelato fior di latte e panna. Più crema che panna, vabbè. Allora, questa è la Soundstation Milestone Pro ed è la versione di fascia leggermente superiore a una di quelle che abbiamo visto nel video delle chitarre per iniziare. Te lo lascio qui sopra se non l'hai visto, così appena finisce questo video puoi andare a vederlo. Ma non prima di aver controllato, come sempre, tutti i miei videocorsi, che te li lascio qui sotto in descrizione, anche perché potrebbe esserci una sorpresa da un momento all'altro, tipo ora. Già la versione super basic di questa chitarra mi aveva convinto perché suonava veramente bene. Dopo, mi raccomando, recuperate quel video e dategli un ascolto perché merita. Quindi ora cerchiamo di capire se questa riconferma la qualità che avevo ritrovato nella sua controparte ancora più economica. Anche lei ovviamente si rifà al modello Les Paul e le sue caratteristiche costruttive sono body in tiglio, il manico è in mogano, incollato al corpo come abbiamo visto anche sull'altra chitarra, quindi tanta roba. La tastiera è in palissandro da 22 tasti. Per quanto riguarda tutta la parte di elettronica abbiamo anche qui i classici 4 potenziometri Les Paul, i 2 humbucker, il selettore a 3 vie e per completare l'hardware abbiamo anche il ponte Tunomatic super classico. In questo caso la chitarra è di questa finitura bianca, che è veramente particolare devo dire, anche perché il corpo è proprio bianco, mentre tutta la parte delle plastiche come le mascherine dei pick-up, il selettore o anche il battipenna sono di un bianco leggermente più crema. Sembra veramente la chitarra dell'omino dei gelati. A tenerla qui sotto la luce ho paura che si sciolga da un momento all'altro. Ora però facciamo come con l'altra, quindi la suoniamo e cerchiamo di capire quali sono i limiti di questa chitarra, sia a livello di suono e anche a livello di suonabilità, e poi cerchiamo di capire quale delle due è la nostra preferita, o meglio, la mia. Ma voi ricordatevi comunque di farmelo sapere qui sotto nei commenti, così almeno possiamo decidere insieme qual è la migliore Les Paul economica in questa fascia di prezzo. Cominciamo dalle distorsioni super cariche, questa volta perché non resisto e quindi ci spariamo un bel riff dei Metallica. Sì, il riff è uno di quelli che abbiamo spiegato io e Simona in questo video. Quel riff giuro che dà dipendenza, quindi provalo e poi fammelo sapere. Anche la Strato che avevo provato nel vecchio video che vi ho detto all'inizio mi aveva stupito tantissimo, perché io quello che mi ricordavo di Soundstation erano chitarre economiche non proprio bellissime, e invece ultimamente continuano a stupirmi. A livello di suonabilità anche questa si fa suonare, anche se con un pochino più di fatica. Infatti in questo caso ogni tanto qualche tasto avanza fuori dal manico e qualche volta può dar fastidio. Un bel setup di sicuro gli fa solo che bene. Infatti dopo avergli modificato leggermente le action e avergli dato anche una bella raddrizzata al volo, la resa è aumentata di parecchio. Bene, ora è il
il momento di fare un bel paragone super diretto tra queste due chitarre e cercare di capire quale delle due sia meglio. A livello qualitativo di costruzione, con la Eco siamo leggermente sopra. Alla fine sono comunque chitarre che costano poco più di 200 euro, ma sono fatte davvero bene. A livello di suonabilità, io personalmente mi sono trovato un po' meglio sulla Eco. Il manico è veramente simile a quello della mia Les Paul, come dimensioni, e quindi per me questa caratteristica è più allettante rispetto a un altro tipo di manico. E poi i tasti sono oggettivamente posati meglio, anche perché con la mia Les Paul standard sono abituato ad un manico che non è esageratamente grande, essendo la mia ispirata a quelle degli anni 60, quindi il manico è il classico Slim 60. Parlando di suoni invece entrambe mi hanno convinto, ma penso di aver trovato un po' l'opposto rispetto a quello che avevo trovato nel confronto tra le due Stratocaster, sempre di questi due marchi. In quel video la Sound Station puntava più al moderno, mentre la Eco mi sembrava un pochino più vintage nei suoni. Qui personalmente mi sembra esattamente il contrario. La Sound Station rimarca palesemente le sonorità più old style, mentre con la Eco si può spingere tranquillamente in generi molto più moderni, e per queste chitarre personalmente la trovo una caratteristica veramente gradita. Quindi per me tra le due la vincitrice è la Eco, e fammi sapere tu qui sotto nei commenti cosa ne pensi e fammi sapere quale delle due preferisci. Sarebbe sicuramente bellissimo provarle e capire quali sensazioni vi trasmettono, però difficilmente in un negozio le troverete tutte e due contemporaneamente per fare lo stesso confronto che ho fatto oggi io. Quindi queste due chitarre puoi trovarle tranquillamente nel link che ti lascio qui sotto in descrizione dal sito di Musical Store 2005. Io ringrazio proprio loro per avermi mandato queste due chitarre qui oggi, e ovviamente ringrazio anche voi che siete sempre dall'altra parte ad ascoltarmi, sia per parlare di cavolate e anche per sentirmi suonare anche male. Non è vero? E quindi cosa ti tocca fare? Iscriviti al canale, seguimi su Instagram e guarda i miei videocorsi perché altrimenti mi arrabbio.